Buongiorno a tutti. Dopo un bel po' di tempo che non faccio video, sono tornato con qualcosa di interessante e purtroppo non ho molto da fare in questo periodo, perché sia per problemi personali, sia perché le riparazioni sono poche o comunque semplici, cioè del tipo cambio porte HDMI, cambio porte USB, robe del genere. Capite che è inutile fare video ripetitivi. Allora, oggi lavoreremo su questa scheda Nintendo Switch Lite, ok? Che un amico fatto su Discord, sui server Discord, mi ha mandato, ok? Perché ha tentato di fare una riparazione, non è espertissimo, ok? È un neofita nelle riparazioni e però non è riuscito a fare quello che voleva, ok? Quindi vediamo di aiutarlo. La console inizialmente l'ha comprata non funzionante, quindi che non si accendeva, quindi bisognerà vedere anche se ci sono ulteriori problemi. Ha provato a cambiare la porta, però gli si è mosso un po' di tutto, ok? Vedete che gli manca il connettore che è rimasto qui. Ho provato a risaldarlo, ma evidentemente non c'è riuscito. Anche il connettore della batteria è spostato, la porta non è saldata bene, quindi bisognerà rifarla. E in più, non so se si nota, questa zona è abbastanza biscottata, ok? Si vede la macchia più scura perché ha ricevuto molto calore, perché ha provato a sostituire anche l'M92 ma non c'è riuscito nemmeno su questo e è andato a ehm, nel tentativo sono spariti anche dei componenti attorno, resistenze e condensatori che sono microscopici e quindi è anche facile, purtroppo. Non so se ha rimpiazzato anche BQ, adesso lo andiamo a vedere sotto al microscopio. Ecco qua il microscopio. Allora, BQ sembra anche quasi a posto. Adesso c'è un bel po' di flussante che impedisce una buona visuale. Ci sono un po' di condensatori qui che si vede che non sono belli dritti, sono un po' così. Quindi con il calore tutto succede, vedete tutte queste resistenze qui, bisogna metterle a posto tutte. Manca, non so cosa manca qui, se è una resistenza a un condensatore, qui sono sicuro è questo qua piccolino, è un condensatore che manca, questo probabilmente è una resistenza, poi gli mancano anche questi due resistenze qua sopra e bisogna rifare chiaramente il chip e dopo andare a verificare cosa c'è che non va altrove in caso di. Allora la porta, come volevo, come vi avevo detto, la porta non è saldata bene, ok? È alta e tutti i piedini non sono collegati, forse alcuni sono collegati, ma comunque vedete che anche si muove un po' tutto qua. Non so cosa sia tutto questo cosa marrone, anche qui bisogna sistemare, questo qui bisogna rimpiazzarlo. Speriamo non ci sia niente su questo circuito qua, perché questo è il circuito della retroilluminazione per lo schermo, che magari non sia saltato questo chip per il troppo calore o che la scheda non abbia fatto popcorn, effetto popcorn per il troppo calore, che capita, può capitare. Il resto della scheda sembra a posto, non è stata toccata, non è stato fatto nulla, i connettori sono ancora tutti belli in posizione. Andiamo a vedere qua questo qua dell'LCD, sembra in regola, forse c'è qualcosa qua dentro, qui, vediamo se riusciamo a sporcizia, solo sporcizia. Ok, nel caso gli faremo un lavaggio. E sì, dopo comunque il lavaggio va fatto, lavaggio ad ultrasuoni, questo connettore è ok,
Speriamo non ci siano problemi con il chip qua per il touch. E basta, direi. E speriamo non ci siano altri problemi sulla scheda che impediscono di far funzionare la scheda. Allora, da cosa cominciamo? Io direi, tanto qui comunque dobbiamo sistemare. E cominciamo con quello della batteria e rimuoviamo la porta. Dopo passiamo qua dietro, facciamo M92, sistemiamo quello che c'è da sistemare, rimpiazziamo quello che dobbiamo rimpiazzare, puliamo la zona e inseriamo una batteria carica per verificare che almeno si accende la console. Quindi andremo con una cosa di test, una scocca con lo schermo integrato per fare il nostro test. Allora, per fare la porta e il connettore della batteria dobbiamo andare fuori dal nostro banco sospesi per aria e con l'aria da sotto, 450 gradi, 50% di umidità. Sì, sto ancora registrando, ok, ogni tanto controlliamo. E niente, e andiamo a fare reflow con il nostro flussante, eccolo qua. Non ci serve aggiungere stagno, facciamo con quello che abbiamo già sulla scheda. Ok, questo dovrebbe essere più che sufficiente, poi si sparge. E questo qua dovrebbe essere già stagno al piombo, teoricamente. Quindi non serve niente di particolare. Bene, adesso concentriamoci su questa zona qua. Io direi, scaldiamo un attimo il flussante che c'è qui e gli diamo una pulita, che vedete letteralmente ovunque, fino a qua in fondo, sopra il processore. Quindi, gli diamo una pulita, vediamo con cosa abbiamo a che fare, perché adesso non vediamo niente. E buttiamo giù un piano d'azione, alcol isopropilico, pezza e via, togliamo tutti i residui. Ecco qua, molto meglio. Adesso non abbiamo più tutti quei residui di prima e possiamo vedere che cosa succede. Ok. Sì, probabilmente BQ è già stato toccato o qualcosa di simile, quindi eventualmente togliamo entrambi i chip, questo e questo, e li rifacciamo. Sì, procediamo così.
Adesso ci concentriamo sui componenti piccoli, ok? Quindi questo qui e questi due qui. Il resto mi sembra sia tutto in ordine. E dopo installiamo il chip 1 e 2. Dopo passiamo alla porta e all'altro connettore e in teoria il lavoro concluso. Allora, che componenti sono quelli? Adesso andiamo a vedere con altre schede di ricambio. Quindi andiamo a vedere su una nostra scheda di donatrice cosa sono questi componenti. Allora, vediamo, siamo qua in zona, mettiamo a fuoco. Ok, allora queste resistenze qui sono in circuito, però sono anche in parallelo, ok? Quindi collega qua e anche qua, quindi non si sa se effettivamente si riesce a misurarle in circuito, quindi è bene andarle a togliere. Quindi aria calda con l'ugello piccolo, le spostiamo leggermente, ok, dal loro posto, e le andiamo a misurare. Molto bene. Allora adesso andiamo con il nostro multimetro in resistenza, però aspettate, non ve l'ho messo sullo schermo, adesso arrivo. Ok, riprendiamo. Per qualche strana ragione OBS ha voluto fare i cavoli suoi, ha smemorizzato le impostazioni per il multimetro e se provavo a cambiarle si bloccava tutto OBS, quindi fortunatamente non ho perso la registrazione e vabbè, pazienza. Allora, stavo dicendo, e adesso c'è il multimetro qua sullo schermo, eccolo qua, sopra in alto a sinistra. Quindi andiamo a misurare quelle resistenze, che valore hanno, così siamo sicuri. Allora, resistenza, andiamo a misurare questa qui in alto intanto. Purtroppo mi si è spezzata anche la punta. Allora, questo è da 1 kilo, ok? Molto bene. Mentre questa qua è da 100 kilo e questa qui è da, non lo so, immagino sia identica. E anche questa è da 100 kilo. Ok, quindi abbiamo due resistenze da 100 kilo e questa qua è una resistenza da 1 kilo. Molto bene. Quindi questa scheda adesso non ci serve più. Abbiamo i valori di riferimento e chi ha spedito la console è stato così gentile anche da mandare una striscia di resistenze assieme alla console, ok? Quindi in teoria dovrebbero essere da 100 kilo queste qua. Manca ancora una resistenza e il condensatore, che quelle possiamo andare a prendere dalla scheda di prima, ma qui possiamo prendere le due resistenze. Molto bene. Dopo tutto si sistemerà quando quando gli metteremo il nuovo M92. Allora, misuriamo. (100 kilo e 100 kilo), ok, sono le resistenze giuste, molto bene. Allora, andiamo a prendere la scheda, andiamo a prendere gli altri due componenti, il mini condensatore e quella resistenza là da 1 kilo. Allora, condensatore microscopico, ti prego non volare via.
No, non si è attaccato alle pinzette. È troppo alto rispetto... Aspettate che lo riprendo. Allora, lo posizioniamo in maniera diversa. Ok, così dovrebbe andare. Ah, ecco. Se si preme troppo forte, salta via. Se si preme troppo poco, salta via. Vola via, in quel caso. Bisogna stare super attenti. E anche stando super attenti c'è molta probabilità che vola via lo stesso. Allora, ok, manca la resistenza. Intanto rimettiamo un po' di pulsante. Molto bene, molto bene. Ok. Non mi sembra che manchi altro, vero? No, mancano solo i chip adesso. Va bene. Allora, togliamo l'ugello piccolo adesso, che non ci serve più. Molto bene. Allora, il chip M92 che c'era, che potrebbe anche andare bene. Il chip BQ sembrerebbe essere quello originale, ma gli diamo una rinfrescata, vediamo che cosa succede. Nel caso, a quel punto si fa presto a cambiare. Allora, BQ, QQ, anzi, potrei addirittura usare questo qui, che mi tiene fermo il chip, mentre io cerco di rimettergli la saldatura. Allora, entrambi i chip sono più o meno in posizione, rimbalzano. Ok, adesso non sono completamente saldati, bisogna spingere un po' in giù, bisogna premere e strizzare fuori lo stagno in eccesso. Allora, per premere fuori lo stagno in eccesso basta chiaramente premere delicatamente al centro del chip, però al centro del chip dopo lo stagno se ne va un po' in giro dove vuole. Se invece voi andate a premere lentamente da un angolo a un altro o da questo a quello, direzionerete voi tramite la vostra pressione
il luogo dove preferite che esca lo stagno. Quindi per esempio se voi volete che, vedete che qua è più libero, è più facile per voi, fatelo uscire di qua, quindi andremo a premere di qua, poco poco, piano, non serve, una volta che lo stagno si sarà liquefatto farà il lavoro per noi. Ecco, vedete? Si è formata la pallina esattamente al di sotto, ok? Nella zona dove volevamo, ma qua non è finito chiaramente, ok? Adesso bisogna spostarsi un po' più avanti, si può spostare al centro per terminare il lavoro. In questa maniera qua lo stagno rimasto sempre in eccesso continuerà ad uscire da sotto. Vedete? Ecco qua. E vi si forma la pallona. Poi arrivate qua con la punta del saldatore possibilmente pulita. Ok. Fatto. La punta del saldatore risucchia via l'eccesso. E voi avete il chip perfettamente saldato in posizione. Poi bisognerà comunque fare un controllo, ecco. Bisogna poi comunque fare un controllo per vedere che sia seduto bene, che tutti i piedini abbiano stagno a sufficienza, che siano collegati bene. Adesso noi per rifinire andiamo a scaldare di nuovo la zona e riposizioniamo questi qua anche un pochino meglio, magari facciamo in modo che si posizionino da soli se ci riescono, altrimenti gli diamo un aiutino. Ecco, vedete che si sta ecco, perfetto. Ora anche il chip lui si muove e torna nella sua posizione e qui secondo me siamo a posto. Ora BQ, ok, BQ dobbiamo spremerlo, quindi lo lasciamo solidificare bene, così non si muove più. E adesso premiamo su questo angolo per far uscire lo stagno da quest'altro, piano, delicatamente, perché sennò si deforma la scheda. Noi non vogliamo una scheda che si deforma. Ecco, vedete? Parte bassa a destra. Ui, attenzione, mano ferma, altrimenti vi succede la stessa cosa. Allora, via lo stagno, via lo stagno. Riprendiamo. Adesso al centro. Se non c'è stagno in eccesso non vedrete niente. Quindi immagino che quello era tutto lo stagno che c'era in eccesso e quindi il chip è già perfettamente saldato. Ok, ripristino terminato. Adesso facciamo una pulizia e un check per vedere le condizioni delle saldature, vedere se c'è qualcosa di anomalo o che deve essere corretto. Sembra molto ok. Anche qua sembra molto ok. Lì c'è un po' di stagno in eccesso, ma non crea problemi perché non tocca da nessun'altra parte. Ma comunque dopo lo togliamo. E questo lato qui
Perfetto. La porta USB, risistemare un attimino questo qui, che lo voglio più centrato, e rimettere il connettore per la scheda secondaria. Possiamo cominciare pure da questo qui. Ecco. Ora i piedini sono più allineati e mi piace di più. Possiamo togliere la scheda dalla nostra piastra e la lasciamo raffreddare. Mentre si raffredda, adesso io ho notato qua dietro che comunque si può migliorare, almeno l'aspetto. Ok? Il lavoro delle saldature si vede, è perfetto, va bene anche così, però noi vogliamo fare le cose anche belle da vedere, non solo funzionali. Ecco qua.
puliamo. Anzi, sapete cosa? Prima di fare un test, voglio fare un test della porta, dei valori sulla porta. Che magari non avesse problemi il chip M92 anche, Ok, vediamo, modalità diodo. E andiamo a verificare. Allora, massa va bene, VCC ci siamo, A5 non c'è, di più, di meno, A8, VCC, massa e massa, massa, VCC, B8, di meno, di più, B5 non connesso, VCC, vedete, ecco qua, per esempio questo non si è collegato sotto, c'è qui ma non qui, massa e massa, in teoria dovrebbe andare bene lo stesso, però vediamo. Al massimo ha bisogno di un piccolo reflow e essere premuto ancora un pelo più giù. La porta è bella piatta sulla scheda, però ok. Allora facciamo un test in questo modo adesso, anzi no, senza quella batteria, ne prendo una sciolta, così è più facile, e vediamo. Allora, voltaggio, quanto voltaggio abbiamo qui? 4,12, questa è carica, la scheda è tiepida, ok, va bene, mai collegare corrente quando le schede sono bollenti. Ok, la batteria è collegata, adesso possiamo vedere se la scheda si accende o se fa qualcos'altro tramite il nostro misuratore di corrente collegato a alimentatore originale. In questa maniera possiamo vedere se la porta accetta la ricarica, se il chip inizia la ricarica e se la console si accenderà del tutto oppure no. Allora, per il momento di qua abbiamo 0. Abbiamo i 15 volt, ma abbiamo 0. Riproviamo. Ok, adesso sta cominciando la ricarica. Se la scheda funziona a dovere dovrebbe spegnersi e riprendere la ricarica. Perché in questo modo allora la console mi dice sì, mi sono accesa. Ma qui non si sta spegnendo e riaccendendo. Comunque di qua prende la carica. Giriamo. Vediamo dall'altro lato. Da quest'altro lato anche di qua la carica prosegue. La batteria è già comunque completamente carica, quindi non si vedrà un grande assorbimento. Adesso siamo a 0,04, 0,08 e ecco, è 0, ha appena smesso. Quindi non so. Allora, stacchiamo la batteria di nuovo e la riattacchiamo, così siamo sicuri che la scheda sia spenta. E riproviamo. Di nuovo 0.
Adesso non sta caricando. E adesso sta caricando. Allora stacchiamo, a meno che non fosse accesa, ma adesso vedremo. Ho i miei dubbi che fosse realmente accesa. Allora attacchiamo prima questo. Non dovrebbe fare differenza, ma al primo inserimento dopo aver collegato la batteria non c'è nessun ingresso di corrente, la scheda dice 0, ma se io stacco e riattacco comincia a caricare. È un po' strano, è un po' strano. Proviamo a collegarla, vediamo cosa succede, vediamo se si accende, vediamo se fa qualcosa. Se non vediamo niente, ci possono essere tante cose che non vanno. Ok, al primo tentativo non va. Ed è una cosa stranissima, mai vista. Adesso non va neanche al secondo tentativo. Boh. Vediamo. Girando il cavo. Niente. Adesso non vuole più caricare. Ah, ha fatto qualcosa. Ho visto 0,09. Ecco, adesso sta caricando. No, adesso no. Se io tengo premuto. Se io tengo premuto parte, ma non c'è nessun simbolino. Sì. E ne dubito che questa sia carica come batteria. Vediamo subito. Ah no, è carica anche questa. Però comunque non si accende. Male. Purtroppo non è una buona cosa. Allora stacchiamo, perché a questo punto bisogna capire perché non si accende. Allora accendiamo la console manualmente, dovrebbero essere questi due pulsantini qua. Non c'è retroilluminazione, non c'è nulla, non ci sono suoni. Allora, fermo qua un attimo, indago e vi faccio sapere.
torno subito. Ok, non ho trovato niente, però di punto in bianco ha cominciato a funzionare. Quindi non lo so. Mi piace che funziona, ma mi piacerebbe sapere anche che cos'era. Allora, intanto ho sistemato, come vi ho fatto vedere, il problema qua, VCC, ho fatto un attimo di reflow alla porta, basta, niente di più. Ho inserito, adesso tutte le connessioni sono a posto. E non ho fatto nient'altro, ma proprio zero. E allora sono andato a mettere una batteria e volevo andare a misurare un po' in giro i voltaggi, se erano presenti, se non erano presenti, se la scheda cominciava ad accendersi oppure no. E per mia meraviglia, ok, io vediamo se ripete. Adesso perché magari durante i miei esperimenti le cose cominciano a funzionare, poi quando si riprende il momento, poi basta, non funzionano più magari. Allora, inseriamo, la scheda comincia a fare le sue cose, dovrebbe spegnere, ecco, adesso si spegne e si riaccende, il che vuol dire che la scheda adesso è accesa. Prima no. Perché prima no? E adesso sì? Io non credo che fosse un discorso della porta. Non ho mai... perché anche andando a premere il pulsante fisico di accensione non si accendeva. Quindi è impossibile che la porta determini un problema simile. È impossibile, letteralmente impossibile. Qui la scheda non si accendeva. E io non ho fatto nient'altro che fare un attimo di reflow alla porta per farla sedere un po' meglio e fare in modo che tutte le connessioni ci fossero. Ok, a meno che facendo un po' di reflow non ha influito anche su BQ e M92, ripristinando una probabile connessione, che magari era di poco non connessa. Ma adesso la scheda sta andando. Quindi facciamo l'ultimo test all'interno del nostro case qua di prova, di test. Allora, inseriamo, ok, si spegne, si riaccende, dovrebbe comparire delle immagini, ma non ci sono immagini, quindi la retroilluminazione non sta funzionando. In questo momento la console è accesa, ma la retroilluminazione non sta funzionando. Ok, va bene. Ora bisogna capire se la retroilluminazione è un problema di circuito, cioè nel senso se il circuito della retroilluminazione non funziona, oppure è il connettore, o magari il cavetto, ma in teoria questo cavetto è buono, è nuovo, e io lo uso per i test apposta. Ho voluto provare a cambiare lo schermo, la scocca di test, ok? In caso ci fosse qualcosa di strano. Perché non si sa mai, sono tutte cose di test, è un bel po' che non uso queste cose qua anche, quindi magari c'è qualcosa che non quadra su quella che stavo utilizzando prima. Quindi proviamo questa qui e vediamo cosa succede. Allora, accendiamo e vediamo. Ok, vedete? Sempre meglio fare i test su più scocche, che non sia magari lo schermo. Adesso magari quello schermo là è difettoso, oppure c'è la schedina, ok, questa qui, che è difettosa e non gli porta il segnale per far accendere la retroilluminazione, può anche essere. Ma questo cosa mi può dire? Mi può dire che il chip per la retroilluminazione, ok, questa volta io devo concentrarmi quando devo dire queste robe. Allora, il chip per la retroilluminazione vuol dire che è stato installato con successo, perché appunto abbiamo la retroilluminazione e la console funziona bene, quindi yeah, ne abbiamo salvata un'altra.
e magari ho fatto io inutilmente un lavoro in più. Comunque, parlando con l'attuale proprietario adesso, che mi ha mandato la scheda, come avevo detto dalla Lettonia, comunichiamo in inglese. Allora, mi aveva detto che alla fine sì, aveva problemi al chip M92 perché aveva notato dei cortocircuiti attorno al chip, quindi era sicuro che fosse quello il problema, solo che non l'aveva messo bene. Spegniamo la console e questa scheda è pronta a tornare a casa. Finiamo quindi di pulirla, la buttiamo nella vasca ultrasuoni e terminiamo il video qui. Quindi ragazzi, cosa abbiamo imparato? Che le Nintendo Switch non sono per neofiti, che le Nintendo Switch possono risultare molto difficili per chi non ha né le conoscenze, né la praticità, né l'esperienza per aggiustare queste cose qui. È difficile persino per me, ogni volta è una grande sfida, nonostante io sia comunque esperto, ok? A fare questi lavori. Li faccio costantemente, quindi conosco bene le cose. Però ogni tanto capita lo stesso che si fanno gli errori o che qualcosa può andare storto anche per me. Comunque, guardate qua che bello scuro, si nota? Chiaro, colorato, si è bello biscottato. Va bene dai ragazzi, finiamo qua, voilà. Che ho già, cos'è, saranno 2 ore di registrazione, che devo fare editing e buttare su per voi. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, grazie per aver visto fino in fondo chi è rimasto. Se volete lasciare un like lasciatelo, se volete lasciare un commento lasciatelo. E se volete iscrivervi iscrivetevi e se volete abbonarvi abbonatevi, ok? Gli abbonamenti partono da 2 euro, roba poca spesa e vi dà accesso a tutti i video che carico in anteprima, ok? Quindi potete guardarli prima di tutti e dà una piccola mano al canale a crescere, ok? Grazie a tutti e ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!